Parliamo un po' di obiettivi, che poi queste sono anche le settimane dove ognuno di noi fa i meglio propositi per il prossimo anno. Allora, prima di parlare i miei obiettivi che ho diviso in vari settori che dopo vi spiego, voglio fare in modo che i vostri propositi aulici diventino delle piccole o grandi realtà. Per questo voglio darvi qualche consiglio che ho preso io nel tempo su come scrivere al meglio i propri obiettivi affinché si concretizzino. Sono 5 e ve li sparo molto velocemente perché poi penso che siate curiosi di vedere cosa ci e mi aspetta nel prossimo anno e cosa voglio riuscire a raggiungere e quali sono i miei obiettivi. Quindi partiamo con il primo. Il mio primo consiglio è scriversi tutto. Come vedete io qui ho 3 fogli, non li ho scritti ma li ho stampati, poco cambia, però ce li ho sotto mano ogni mattina di ogni mia singola giornata. Me li posso e devo andarmeli a vedere in modo tale da capire cosa sto facendo, se sto andando dritto verso quello che mi ero predisposto o se sto andando in un'altra direzione. Poi, se sto andando in un'altra direzione, ciò non vuol dire che sia sbagliata. Seconda cosa, forse la più importante, il vostro obiettivo deve essere misurabile. Se non lo è, questo non è più un obiettivo, ma è semplicemente un auspicio, un buon proposito. Voglio dimagrire. Sì, ok, ma quanto, in quanto tempo, come, cosa hai programmato? Se riesci a rispondere a tutte queste domande, allora il buon proposito di dimagrire diventa voglio dimagrire in un mese 5 kg partendo, diminuendo le calorie, togliendo il pane, che ne so, l'acqua o qualsiasi altra cosa tu voglia togliere. Terzo consiglio, questi obiettivi devono essere cose che volete davvero, perché altrimenti state magari perseguendo la vita, gli obiettivi e il gusto di qualcun altro, ma non ciò che piace realmente a voi. Quindi alle volte fate un favore a voi stessi, ma ascoltate quello che volete voi realmente, non quello che magari vuole raggiungere qualcun altro, che magari è fighissimo visto esternamente, ma magari da dentro, dal lavoro che bisogna fare per raggiungere questa cosa, non fa per niente per voi. Quarta cosa, questi obiettivi devono essere stimolanti, deve esserci un perché dietro, perché stai facendo quella cosa, dove vuoi arrivare, cosa vuoi cambiare, per quale motivo. Anzi, c'è un bellissimo libro che devo leggere, ho letto per ora l'indice e il riassunto, è molto figo, Start with Why di Simon Sinek. Ve lo consiglio, me l'hanno consigliato in tantissimi, non l'ho ancora letto, ho letto riassunto, indice, ho ascoltato vari podcast dell'autore, è un tipo molto in gamba, quindi probabilmente sarà un bel libro. Comunque, Start with Why. Anche con i vostri obiettivi iniziate dal perché volete fare questa cosa e siate stimolati da quel perché. Quinto consiglio, condivideteli. Questo perché oltre a deludere voi stessi, ovviamente tra virgolette, se non raggiungete un obiettivo potete riprovarci. L'errore, la cultura dell'errore è sempre una cosa positiva. Sbagliare, rialzarsi e ricominciare. Però se condividete questi obiettivi sarete più motivati a raggiungerli, proprio perché oltre a deludere voi stessi, sempre tra virgolette deludere, deluderete anche le persone che vi hanno ascoltato, perché non sarà semplicemente un rimorso interno, ma sarà anche: ho detto a mia mamma, a mio papà che ce l'avrei fatta, ora mi metto con tutte le mie energie e ce la faccio e concretizzo quell'obiettivo. E per questo motivo adesso voglio condividervi tutti i miei obiettivi e tutto quello che sta per accadere nell'anno prossimo. Poi tra l'altro domani parto per Londra con mio fratello, come sapete ho aperto azienda a Londra e mi sto trasferendo a Londra, e domani partiamo io e mio fratello, sarà veramente un'avventura, spero che mi cambi tantissimo in positivo. Voi, se volete rimanere sempre aggiornati, vi ricordo di andarmi a seguire su Instagram, il mio profilo si chiama Zforzane, e poi ovviamente condividerò tutto ciò che farò lì a Londra qui su YouTube, quindi vi invito ad iscrivervi se non volete perdervi nessun altro video. Per ora basta con le pubblicità a me stesso, iniziamo a parlare di quel che farò. Allora, io ho diviso i miei obiettivi in 4 punti più 2 punti bonus finali che vi dirò soltanto se rimanete fino alla fine di questo video. I 4 punti sono: presenza nei social, obiettivi personali, obiettivi finanziari ed investimento e obiettivi aziendali. Io direi che possiamo
partire con gli obiettivi relativi a YouTube e la mia presenza nei social. Ovviamente, dato che il mio lavoro dipende dalla diffusione della mia presenza nei social, uno degli obiettivi deve essere per forza espandere questa presenza. Ovviamente, dato che ho dei paletti etici, come è giusto che sia, voglio diffonderla senza snaturalizzarmi o vendermi per qualche altra causa o per qualche altra cosa che va al di fuori della mia filosofia. Quindi per questo ho dovuto includere anche questo tipo di obiettivi. Quindi ve li leggo velocemente. Voglio fare 156 video o più su YouTube, che quindi significa una media di 3 video a settimana, contando che sono 52 le settimane all'anno, e l'obiettivo per il 2020 è arrivare a 300.000 iscritti. Sono più o meno a 100.000 iscritti ora che registro questo video. Non so se li sorpasseremo già entro domenica, quando questo video sarà pubblicato, però sarà un bel lavoro, e se riusciamo a procedere esponenzialmente come è successo nell'ultimo periodo è un qualcosa di raggiungibile. Però questo obiettivo è più che altro stimolante, perché con le medie di avanzamento di iscritti nell'ultimo periodo non riuscirei mai a raggiungere i 300.000 iscritti. Però dobbiamo lavorare meglio, dobbiamo fare di più, dobbiamo dare informazioni più utili alle persone in modo tale da poter raggiungerne di più. Mentre passando per Instagram, l'obiettivo è di postare 52 foto, una a settimana almeno, e raggiungere 100.000 persone. Sarà molto difficile, e in questo anno vorrei riuscire a convertire il mio profilo Instagram, che ad ora parla semplicemente della mia vita, ma vorrei fare in modo che parli della mia vita insieme allo sviluppo della mia azienda e di tutti i miei lavori, perché ad ora parla di io che mi diverto con i miei amici, però la mia vita non è semplicemente io che mi diverto con i miei amici, ma è anche io che lavoro e sviluppo quello che vedete su YouTube. Quindi vorrei un attimo convertire il profilo e fare in modo che parli della mia vita a pieno. Detto questo, sto andando molto forte su TikTok e voglio fare 365 video o più su TikTok. Ciò vuol dire un video al giorno. Se andate a vedere il mio profilo su TikTok, ho già raggiunto più o meno 35.000 persone e l'obiettivo per il 2020 è 300.000 follower. Folle, vediamo, voi andate a vedere quello che faccio, è un po' diverso, pur sempre informativo, però molto più semplice e veloce per quel che riguarda l'informazione. Altrimenti su TikTok, dove la soglia di concentrazione è bassissima, non andiamo molto oltre. Detto questo, l'ultimo mio obiettivo per i social è fondare un canale YouTube in inglese, e qui ho messo la data dell'1 giugno 2020. Cioè l'1 giugno 2020 voglio pubblicare il mio primo video in inglese sul mio canale in inglese. Questo perché nei primi 6 mesi di quest'anno voglio cercare di riuscire a masticare meglio la lingua inglese, in modo tale da poter parlare con più fluency, se così si dice, e oltretutto ho già trovato bene o male l'argomento che vorrò trattare sul nuovo canale in inglese. Però in questi 6 mesi voglio stendere un po' meglio cosa voglio fare, quali sono i video, quali sono gli argomenti che voglio trattare su quel canale. Poi, se voi avete qualche idea in mente, mi farebbe tantissimo piacere se mi lasciaste qualche suggerimento qui sotto nei commenti. L'unica cosa che non vorrò fare è quella di registrare 2 video identici e pubblicarlo uno in italiano e uno in inglese. Io voglio sempre aggiungere informazioni, perciò il canale in inglese dovrà trattare argomenti diversi da quelli del mio canale in italiano, o comunque dovrà essere un qualcosa che si dovrà distinguere da questo canale. Comunque segnatevelo, 1 giugno 2020, primo video sul mio canale in inglese. Da quel momento l'obiettivo è fare un video ogni 2 settimane, e se si riesce un video ogni settimana. Ora vediamo come arriverò tra 6 mesi e cosa succederà, perché come sempre gli obiettivi sono sempre qui per essere revisionati, rivisti, eliminati o aggiunti. Quindi chissà tra 6 mesi dove saremo. Detto questo, passiamo al secondo punto: obiettivi personali. Per il 2020 ho l'obiettivo di leggere 12 libri al mese, quindi un libro ogni singolo mese. Questo mese con il mio trasferimento sto finendo il libro Nomad Capitalist, mentre il mese prossimo ho già il
secondo libro da leggere, ora ve lo faccio vedere, poi comunque trovate i link tutti in descrizione se volete andarveli a cercare, schiacciare cose, ve li lascio sempre qui sotto, lo prendo. Il secondo libro sarà The Bitcoin Standard, perché a giugno arriverà l'halving e io voglio essere il più informato possibile per quel che riguarda la blockchain, il Bitcoin e quell'evento, e quindi mi sto documentando. Secondo obiettivo personale, visitare almeno 6 nuovi stati, di cui uno in America e uno in Asia. Non sono mai stato in America, quindi l'anno prossimo almeno per una settimana o almeno per 3 giorni voglio andarci, mentre in Asia sono stato soltanto in Thailandia, quindi vorrei cercare di esplorarla di più proprio perché mi era piaciuta tantissimo. Terzo obiettivo personale, dare di più agli altri. Questo obiettivo qui non è misurabile come ve lo condivido, però nella mia lista e nella mia mente so già quello che voglio fare, soltanto che è una cosa un po' top secret, non ve la voglio condividere ora, però nel giro di 1, 2 o 3 settimane saprete quali sono i miei progetti per riuscire ad aiutare gli altri o ad aiutare il mondo. Lo scoprirete, ho un progetto veramente molto figo che mi stimola una vita, però ora non ve lo posso dire perché probabilmente arriverà un video a proposito. Quindi come sempre iscrivetevi, attivate la campanellina e non perdetevi nessun video. Quarto obiettivo personale, allenarsi ogni giorno. Fortunatamente ho già questa abitudine da anni, quindi dovrò semplicemente mantenerla, sarà una cosa più semplice del solito. Passiamo al terzo punto, obiettivi finanziari e di investimento. Il mio primo obiettivo è costruire un fondo di emergenza con almeno 10.000 euro all'interno. Ora ho già un fondo di emergenza che è attorno a 3.500 euro, dato che mi sposterò a Londra e il costo della vita sarà più alto e per questo il mio budget mensile dovrà alzarsi, anche il mio fondo di emergenza dovrà alzarsi per riuscire a sostenere gli scrolloni che spero non arrivino mai, però comunque deve essere un qualcosa di presente. Seconda cosa, arrivare con un portafoglio di investimenti del valore di 50.000 euro o più. Se seguite la mia rubrica mensile degli investimenti, che comunque vi lascio sempre qui sotto in descrizione il link per andare a riprendervi il video eccetera, se seguite quella rubrica saprete bene o male quanto è grande il mio portafoglio di investimenti. Quest'anno voglio fare in modo che quel portafoglio arrivi al valore di 50.000 euro. Sarà una sfida, ma sono proprio le sfide a tenermi in vita, quindi questo è quanto. Dopodiché all'interno di quel portafoglio, terzo obiettivo, voglio investire 1.000 euro al mese su un piano di accumulo a lungo termine. Questo portafoglio magari lo posso fare anche in collaborazione con colleghi youtubers più esperti, appassionati ed informati di mercati. Quindi con ogni probabilità vedrete una serie dove vado a costruire questo piano di accumulo, lo diversifico tra ETF, oro eccetera eccetera, azioni, insomma vado a costruirlo e poi ci verso 1.000 euro al mese. Quarto obiettivo, vado un po' più veloce perché sennò ci annoiamo, investire almeno in 2 startup. Quinto obiettivo, avere un immobile a rendita. Mi sto informando per quel che riguarda gli investimenti immobiliari in UK, a Londra, in Inghilterra, e voglio riuscire ad acquistare un immobile e poi metterlo a rendita entro la fine del 2020. Mi sto già informando e ho già visto bene o male 2 o 3 case e appartamenti che possono interessarmi. Con tutte le probabilità acquisterò questo immobile anche con un mutuo, quindi anche lì ci sarà da vedere, esplorare, informarsi, però l'obiettivo è avere un immobile a rendita entro la fine del 2020. Ultima cosa per quel che riguarda i miei obiettivi finanziari è finire di costruire il mio setup bancario, quindi conti correnti personali, conti correnti aziendali. Ho già creato il setup ideale, ora lunedì stesso quando arrivo devo parlare con il mio commercialista e poi con un consulente e poi iniziamo a procedere con questa cosa e con la creazione del setup migliore, almeno secondo il mio punto di vista. Quindi entro la fine del 2020 voglio che i soldi che arrivano dall'azienda, che poi scendono su di me, che poi vengono spesi, siano gestiti al meglio e io sia capace di documentare perfettamente dove passa il tutto, quanto esce, quanto entra eccetera eccetera. Ora passiamo agli obiettivi aziendali della neo azienda che ho aperto. Il primo è organizzare questa azienda in modo tale che sia semi automatizzata, che si abbiano dei processi lavorativi sistematici e prestabiliti. Per fare questo ho già studiato varie cose e vari applicativi, l'unica cosa da fare è implementarli.
Ad ora siamo semplicemente io e mio fratello che ci lavoriamo all'interno, però quest'anno voglio assumere 2 persone. Una probabilmente sarà verso aprile-marzo e una con molte probabilità sarà a settembre. Mi sono già scritto qui i ruoli di cui ho bisogno, ora bisogna vedere quali avrò necessità di delegare per primi. Comunque appena avrò strutturato bene la cosa, appena avrò strutturato bene l'azienda, inizierò ad assumere con l'obiettivo di essere almeno 4 persone entro la fine di quest'anno. Poi per quel che riguarda il fatturato, qui prima di dirvi il numero a cui punto, che è alto, molto ambizioso e molto stimolante per me e mio fratello che lavoriamo all'interno di questa azienda, voglio dirvi che voglio raggiungere questo obiettivo di fatturato, lo ripeto, senza snaturalizzarmi e senza vendermi, mantenendo i miei principi etici che vi ho fatto vedere e ho condiviso dall'inizio del mio canale. Quindi preferisco guadagnare e fatturare 10 volte in meno, ma voglio mantenere i miei principi di etica. L'obiettivo per quest'anno è raggiungere i 300.000 euro di fatturato. E sì, è un gran bel numero, però dietro ci sta tanto ma tanto del mio lavoro che ho fatto e che sto facendo e che farò. E con questi paletti e progetti voglio arrivarci. Non dico spero di arrivarci, ma voglio arrivarci, perché se dico spero è un qualcosa che anche se non ci arrivo va bene lo stesso, mentre io sto lavorando e voglio arrivare a questo tipo di obiettivo. Ciò vuol dire che se facciamo una semplice divisione io devo fatturare 25.000 euro al mese. Ci tengo a ripetere che questi numeri li voglio raggiungere mantenendo i miei paletti etici, senza snaturalizzarmi e senza vendermi a nessun tipo di proposta non etica che mi potrà raggiungere. In realtà questi non sono gli unici obiettivi e progetti che ho per il prossimo anno, ma ho anche piccole cose che vi condividerò nel corso dell'anno, ma che ad ora non posso dirvi perché altrimenti perderebbero la loro specialità. Poi, per quel che riguarda i 2 obiettivi bonus, per concludere questo video che è stato lunghissimo ma che spero abbia coinvolto almeno qualcuno di voi, ci sono gli obiettivi di networking e di salute. Vado molto veloce. Per quel che riguarda il networking l'ho sempre sottovalutato e mi rendo conto che è stata una scelta stupida, però nel prossimo anno punto a conoscere almeno 2 persone rilevanti e stimolanti con le quali magari intraprendere un rapporto di amicizia alla lunga e riuscire a scambiarci valore in modo reciproco. Poi ovviamente ragazzi, io non sono mai uscito con l'obiettivo devo conoscere quella persona, perché se conosco quella persona mi porta dal punto A al punto B e mi fa crescere tantissimo. Non sono mai uscito con quest'ottica, sono sempre uscito con l'ottica di conoscere persone stimolanti che magari non potranno mai aiutarmi in modo diretto, ma dalle quali potrò imparare tantissimo dalle loro esperienze. Poi per quel che riguarda i miei obiettivi di salute, da quest'anno, già dal 1 gennaio, ho deciso che eliminerò tutto lo zucchero aggiunto, quindi per il momento ho eliminato lo zucchero che vai a prendere con il cucchiaino. Poi detto questo, per il motivo non c'è altro, è già direi abbastanza. Abbiamo passato non so quanto verrà in montaggio, ma sto registrando da 50 minuti quasi, quindi questo video sarà molto lungo. Spero che in qualche modo questo video possa essere utile. Io vi ho condiviso bene o male tutte le cose che voglio fare l'anno prossimo. Detto questo, se non volete perdervi nulla di tutto quello che sto facendo, iscrivetevi al mio canale. Se il video vi è stato utile e vi è piaciuto, lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti!